In questa lezione continuiamo il discorso sull'esposizione, introducendo uno strumento molto utile per verificare la corretta esposizione delle nostre fotografie, l'istogramma. Questo strumento lo troviamo in tutte le tipologie di fotocamere digitali ed anche nei programmi di editing quale Lightroom o Photoshop, ed è lo strumento migliore per verificare la corretta esposizione di una fotografia. Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Io sono Roberto ed in questo canale condivido contenuti su fotografia, video, audio e tutto quello che riguarda la creatività. Come anticipato, oggi parliamo di istogramma. L'istogramma è una rappresentazione grafica della gamma dinamica o livelli di luminosità di una fotografia. Questo grafico può rivelarsi uno strumento indispensabile per verificare la corretta esposizione delle nostre fotografie, ma anche per prendere le giuste decisioni in fase di scatto. Potrebbe sembrare uno strumento difficile da utilizzare, ma non è così e tra poco vedremo tutto nel dettaglio. Ma cos'è la gamma dinamica? La gamma dinamica fa riferimento all'ampiezza dei livelli di luminosità che il sensore della fotocamera può catturare. Ma approfondiremo la gamma dinamica nella prossima lezione. L'istogramma quindi non fa altro che ridistribuire i pixel di una fotografia su di un grafico, suddividendoli in tre zone specifiche: ombre, mezzitoni e luci. Parlando di ombre facciamo riferimento alle parti più scure della fotografia, le luci si riferiscono alle parti più chiare, mentre i mezzitoni fanno riferimento a tutto ciò che sta in mezzo tra ombre e luci. Sicuramente ti starei chiedendo: ma perché devo usare l'istogramma per verificare l'esposizione? Faccio già uso dell'esposimetro e poi posso guardare il risultato non appena scattata la fotografia. In realtà, come abbiamo visto nella scorsa lezione, l'esposimetro ci dà una lettura della luce presente nella scena facendo una media tra tutti i valori di luminosità presenti, quindi con una visione generale della luce. L'istogramma invece è molto dettagliato nelle informazioni che ci restituisce, facendo riferimento alla luminosità di ogni singolo pixel. Inoltre, verificare il risultato di una fotografia semplicemente guardando il display può comportare alcune problematiche. In primo luogo, il display della fotocamera potrebbe non essere molto preciso nella visualizzazione delle immagini. Basta pensare che tra un modello di fotocamera e l'altro la visualizzazione delle immagini è differente, nonostante siano state scattate nelle stesse condizioni e con le stesse impostazioni. Inoltre, se sei in condizioni di luce particolari, potresti essere abbagliato dal sole, per esempio, e con un'iride dell'occhio molto chiuso a causa della luce molto forte, rischieresti di vedere il display molto più scuro di quanto non sia realmente, e quindi essere tratto in inganno. Ecco perché è importante comprendere l'istogramma, proprio perché restituisce una rappresentazione oggettiva di come sono distribuiti i pixel all'interno della gamma dinamica. Come si legge quindi l'istogramma per trovare la giusta esposizione? Abbiamo detto che il grafico è suddiviso in tre zone. Partendo da sinistra troviamo i valori relativi alle ombre. Nella zona centrale troviamo i valori relativi ai mezzitoni e nella zona a destra quelli relativi alle luci. All'estremità sinistra del grafico troviamo il nero assoluto, mentre in quella a destra il bianco assoluto. L'altezza delle colonne invece rappresenta il numero di pixel presenti nella fotografia per quel determinato valore di gamma. Per prima cosa va detto che l'istogramma non va letto, ma interpretato. La sua visualizzazione infatti varia da fotografia a fotografia in base al contenuto della scena che stiamo riprendendo. In linea di massima, quando si ha una corretta esposizione, l'istogramma dovrebbe avere una forma abbastanza uniforme, evitando picchi in corrispondenza degli estremi sinistro e destro. Infatti, se il grafico risulta tagliato all'estremità, si parla di clipping, ovvero di perdita di informazioni. In questo caso ci saranno zone completamente bianche, quindi luci bruciate, o completamente nere e quindi ombre troppo chiuse. Vediamo qualche esempio per capire meglio di cosa stiamo parlando. In questo esempio puoi vedere l'istogramma di una fotografia correttamente esposta. Come puoi vedere, l'istogramma di questa fotografia ha una forma abbastanza uniforme, anche se leggermente sbilanciato verso sinistra.
Questo perché nell'immagine sono presenti zone in ombra e tonalità scure che ricoprono la maggior parte del frame. Tuttavia non ci sono colonne in corrispondenza del nero o del bianco nell'estremità del grafico, quindi non presenta zone con perdita di informazioni. Negli esempi che seguono invece trovi due casi differenti. Il primo presenta una sottoesposizione, il secondo una sovraesposizione. Non è difficile notare che nel caso di sottoesposizione il grafico dell'istogramma corrispondente risulta completamente sbilanciato a sinistra, ricoprendo solo le zone delle ombre e dei mezzi toni. Nel caso di sovraesposizione invece l'istogramma è sbilanciato verso destra, presentando una colonna in corrispondenza dell'estremità destra del grafico. In questo caso specifico però il grafico non è completamente sbilanciato, in quanto i pixel sono distribuiti su tutte e tre le zone delle ombre, dei mezzi toni e delle luci. Questa distribuzione è dovuta al contenuto dell'immagine, nella quale prevalgono mezzi toni ed ombre in una situazione di corretta esposizione. Ma il picco in corrispondenza del bianco indica chiaramente una bruciatura che osservando la foto possiamo individuare nella zona delle nuvole in alto. Grazie a questi due esempi puoi capire in linea di massima come funziona l'istogramma, ma non possiamo prendere queste informazioni come assolute. Come dicevo prima, l'istogramma non va letto, ma interpretato. Ci sono casi in cui lo sbilanciamento del grafico verso destra o verso sinistra non vuol dire necessariamente un errore di esposizione. Tutto dipende dalla scena e dalle condizioni in cui stiamo scattando. Come prima, un esempio può chiarire meglio il concetto. Se osserviamo l'istogramma di questa foto, notiamo immediatamente il suo sbilanciamento verso sinistra. Il grafico sembrerebbe indicare una sottoesposizione, ma osservando la fotografia vediamo che il risultato ottenuto è proprio quello che si stava cercando. Vediamo un altro esempio. In questa foto vediamo una curva dell'istogramma con due picchi diversi, il primo in corrispondenza delle ombre, il secondo in corrispondenza delle luci. Inoltre il grafico è tagliato alle due estremità delle ombre e delle luci. Anche in questo caso il grafico sembrerebbe indicare un errore di esposizione, ma come per l'esempio precedente, il risultato è esattamente quello voluto. Cosa vuol dire questo? Perché una foto corretta ha un istogramma sbagliato apparentemente. Il fatto è che la funzione specifica di questo strumento non è la stessa dell'esposimetro, che ci indica la corretta esposizione facendo riferimento alla quantità di luce della scena. Esso prende le informazioni presenti nell'immagine e le restituisce in forma di grafico, dandoci la possibilità di interpretarle. Da questo possiamo verificare in modo indiretto anche l'esposizione di una fotografia, ma la cosa più importante che possiamo verificare dall'istogramma è la perdita di dati nelle alte luci o nelle ombre chiuse. Questo si verifica quando la curva è tagliata all'estremità. In questi casi non sarà possibile recuperare i dettagli nemmeno in post-produzione e vedremo le luci come una macchia bianca nella fotografia o le ombre come una macchia nera. Dobbiamo specificare però che l'istogramma della fotocamera riporta i valori relativi alla fotografia in formato JPEG. Se quindi scatti in formato RAW che riesce ad immagazzinare molti più dati rispetto al JPEG, avrai sicuramente un margine più ampio di recupero delle informazioni e dei dettagli all'interno della fotografia e potrai farlo in post-produzione. Ricorda però, sei tu che stabilisci cosa è giusto e sbagliato all'interno delle tue fotografie. L'esposimetro, l'istogramma o anche qualsiasi altro strumento che la tecnologia ci mette a disposizione possono darti delle indicazioni per aiutarti a raggiungere il risultato che stai cercando. L'importante è che quello che fai sia sempre parte di una progettazione, di una ricerca, di una scelta stilistica o artistica e non materiale buttato così a caso senza sapere quello che stai facendo. Siamo giunti alla fine di questa interessante lezione ed hai imparato cos'è e come interpretare l'istogramma. Da oggi hai uno strumento in più per migliorare la qualità delle tue fotografie e per sviluppare la tua vena artistica. Spero ti sia piaciuta questa nuova lezione
Se è così, condividila con i tuoi amici, lascia un bel like e soprattutto iscriviti al canale e attiva le notifiche per essere sempre aggiornato e non perdere i prossimi contenuti. Come sempre noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Roberto, a presto!